Anzi, torniamo al telefono. Daniele Longo, calciomercato.com. Dani, ciao. Ben ritrovati, ciao a tutti. Ciao, Ciao. ciao Dani. Stavamo facendo un paio di ragionamenti sulle liste, più che altro per quanto riguarda il Vivaio Italia e il Vivaio Milan, che è ancora un po' così. Forse anche l'anno scorso stesso è stato un po', non ti dico sottovalutato, però alla fine siamo un po' rimasti corti anche con i numeri proprio perché abbiamo avuto un po' di difficoltà a colmare quei due slot. No, assolutamente sì, io credo che l'anno scorso diciamo che hanno provato a iniziare a guardare con più attenzione in questa direzione e in questa non si può più sbagliare, ecco perché qualcosa è cambiato e cambierà nella rosa, nella composizione della rosa, anche in quest'ottica, in questa funzione, perché sentivo parlare prima, giustamente, con l'arrivo di Sportiello, quindi la firma di Sportiello che è quello che risulta a noi è già arrivato nelle settimane scorse, vai a prendere un secondo portiere utile per le liste. Probabilmente ci sarà anche la volontà di completare la rosa con giocatori italiani, perché sappiamo che Ballo Touré dovrebbe lasciare il Milan alla fine stagione perché vuole giocare di più, il Milan lo considera incedibile, quindi non dovrebbe rimanere nella rosa della prossima stagione. Ci sono anche altri giocatori, quindi il vice Teo si guarda in Italia, anche se poi non è facile perché loro avevano osservato un po' di profili, Valleri, Gallo del Lecce, nessuno è considerato in questo momento da Milan. Parisi comunque un po' tanto per essere una riserva di Teo, nel senso perché poi Milan a fare la riserva di Teo vuol dire giocare pochissimo, magari Sì. giochi una decina di partite l'anno, se ti va bene, magari non tutte, quindi devi accettare anche un certo tipo di ruolo, bisogna capire, poi verificare se poi il ragazzo, mi riferisco comunque a Parisi, accetterebbe una soluzione di questo tipo. Io credo che l'intenzione con il suo entourage è quello di trovare una squadra che gli possa garantire un posto da titolare. Nani, dovrebbe, ho uso il condizionale, essere un mercato con parecchi movimenti, sia in entrata che in uscita per quanto riguarda il Milan. È il momento dei parametri zero, che vanno, che vengono. Uno su tutti in questo momento Kamada, giusto? Assolutamente sì, il Milan ci sta lavorando, comunque gli è stata prospettata questa possibilità molto presto, intorno a fine gennaio, quando Kamada aveva già informato l'Eintracht Francoforte della sua decisione di cambiare area, di non rinnovare il contratto, che è una cosa che comunque in Germania capita spesso. Molti giocatori alla fine lasciano le squadre a parametro zero. L'Eintracht per esempio c'è anche Di Caprio nella stessa condizione, anche se per Sudica sto provando a convincerlo fino alla fine. È un giocatore che piace molto alla Roma. È una soluzione che piace, che stuzzica parecchio Pastore e Maldini, perché credo le caratteristiche del ragazzo, soprattutto l'esistenza, buona tecnica, ha quelle caratteristiche anche in fase di ripartenza, di strappo, che potrebbero esaltarsi con l'idea di calcio di Pioli, soprattutto di Pioli Prime, non quello di questa stagione. Ci sono delle riflessioni in corso, perché poi il ragazzo è entusiasta del Milan, come capita a tantissime persone, ma sappiamo che il Milan in Oriente ha un particolare appeal, quindi sarebbe anche una mossa commerciale interessante, perché il Milan mi sembra che sia la seconda o la prima squadra più seguita in Oriente. Cosa manca per chiudere? Se lo sta chiedendo forse anche il ragazzo, perché comunque hanno già raggiunto l'accordo di massima. Ieri diciamo che si erano sparse voci di un'accelerata, ma in realtà è tutto più come prima, nel senso che l'accordo con i ragazzi c'era già per 3 milioni più bonus. Il discorso è che il Milan deve capire, secondo me, vorrà capire prima che cosa farà con Diaz, se prendere Kamada anche con l'eventuale conferma di Diaz, quindi magari come vice Bernasser o come Jolly. Io Kamada ti dico a parametro zero, a prescindere dalle scelte che farai sulla tre quarti, su De Ketelero, Diaz piuttosto che Adri, io lo prendo sempre a prescindere, perché i parametri zeri intelligenti poi alla fine rimangono sempre delle risorse. A maggior ragione se poi anche a livello di commissioni e di ingaggio non ti costano tantissimo. Kamada non è un campione, ma è sicuramente un ottimo giocatore, un giocatore che soprattutto nelle ultime stagioni poi ha maturato una certa esperienza anche a livello internazionale, protagonista in Champions League quest'anno, in Europa League l'anno scorso, comunque un titolare della nazionale giapponese, non è l'ultimo degli arrivati. Poi è anche nel tiro della maturità, non andresti a prendere un 32enne
o comunque un giocatore vicino ai 30, più vicino ai 20, perché comunque ha 26 anni, io credo che sia nel pieno della maturità. Ma ti dico, il giocatore e l'entourage e tutto l'intermediario che sta facendo l'operazione si professano comunque ottimisti per la chiusura dell'operazione, quindi io credo che alla fine poi arriverà il semaforo verde e Kamada potrebbe diventare o diventerà comunque un giocatore nel Milan nelle prossime settimane. Dani, io invece ti chiedo, dato che si parla molto, no, della prima punta come acquisto principale di questa sessione di mercato, secondo te il Milan fino a dove si può spingere a livello anche di spesa per questa prima punta? Ma io credo che il Milan debba cambiare molto, anche a livello concettuale e strategico nella dotazione difensiva, perché lo stesso ha impazzato molto sulla cifra di 50 milioni per il budget, si parlava ma fa una storia anche in Italia avere questo budget così basso. In realtà poi se andiamo a confrontare con quello delle sezioni italiane, sì, magari è basso se lo confrontiamo con quelle europee, 50 milioni di euro non c'era nemmeno la strada, ma l'ha detto anche Maldini ieri al podcast Muschio Selvaggio con Fedez. Noi abbiamo un budget che è uguale o se non molto inferiore probabilmente anche all'ultima di Premier. Però questo budget non vuol dire che se tu che deve rimanere per forza di cose quello, quindi se tu riesci a vendere bene, come ha venduto per esempio il Napoli, come hanno venduto altre squadre in passato, questo budget aumenta. Io credo che dipenderà proprio da quello anche la ricerca del numero 9. Ci sono 3 priorità che sono scalpite sulla pietra, sulla roccia, che sono l'esterno destro, perché comunque credo che siano ben entrati nell'ottica delle idee che la fascia destra è un po' il punto, sicuramente il punto debole del Milan, quindi con una ricevere Messias e prendere un esterno destro, cedere Origi e Rebic e prendere un attaccante di un certo livello. Quindi anche dalla questione di Origi, che comunque non lo diranno mai pubblicamente, ma è sul mercato, dipenderà anche dall'arrivo del numero 9, perché sul numero 9 andresti sicuramente a spendere, a meno che fai su un usato, non so se più o meno sicuro come quello di Arnautovic, o un prestito come quello di Scamacca. Se non hai queste soluzioni qui devi almeno considerare che ci vorranno almeno 30-35 milioni di euro. Se c'è un budget da 50 vuol dire che poi non hai spazio di manovra per chiudere altri due obiettivi. Uno lo stiamo raccontando in diverso tempo, che è quello di Loftus-Cheek, che se ti fa lo sconto il Chelsea, credo che alla fine ce lo farà, comunque ti costa 15-18 milioni, non hai più spazio come l'anno scorso, che hai fatto all-in su De Ketelaere e poi hai tutta una serie di prestiti un po' anche frettolosi che poi non ti hanno portato assolutamente nulla. Dani, grazie ancora, buon pomeriggio. Grazie a voi, è stato un piacere. Alla prossima, ciao Ciao, Dani, ciao.